Buongiorno, sono Gaetano Sorrentino dell'azienda Sori Italia, azienda produttrice di fior di latte tipico campano e di mozzarella di bufala campana. Siamo qui nel Parco Nazionale di Rocca Monfina, dove risiede la nostra azienda. Oggi vi racconterò come fare in modo professionale un ottimo fior di latte. Il nostro fior di latte è prodotto solo ed esclusivamente con latte dell'Alto Casertano. Fior di latte che chiaramente è un prodotto a base di latte vaccino. Una volta arrivato in azienda viene trattato termicamente per poi essere lavorato inserendolo in dei grossi pentoloni. A questo punto, dopo averlo messo in questi pentoloni, lo riscaldiamo portandolo a una temperatura circa di 37 gradi. Nel momento in cui abbiamo portato il latte a temperatura, gli aggiungiamo caglio e siero innesto naturale. Il siero innesto naturale non è altro che il siero della lavorazione del giorno precedente, conservato in dei silos ovviamente refrigerati per potergli dare un'acidità giusta per il giorno successivo. Il caglio invece è un caglio animale, proviene dallo stomaco del vitello e viene aggiunto in quasi contemporanea al siero innesto naturale. Essendo il latte a quella temperatura di cui parlavo prima, inizia la coagulazione. Passato i 20 minuti facciamo la prima prova, inseriamo la mano nella polivalente per vedere se abbiamo la consistenza giusta, vedendo se la parte grassa del latte è salita su in superficie. Appena avuto la possibilità di controllare e quindi assicurarci che la materia grassa si è solidificata, cominciamo dopo una ventina di minuti a romperla. Viene effettuato, in gergo si dice la croce, praticamente si utilizza uno strumento chiamato spino che ti va a creare una vera e propria croce nell'impasto. In questo momento abbiamo il miracolo del latte, il miracolo della natura, dove vediamo il formarsi dei primi granelli di pasta che poi in seguito verranno lavorati. Dopo la croce abbiamo questa rottura che dura per altri 20 minuti. Deve essere fatto molto lentamente, con molta pazienza, fino ad avere un granello giusto che ci dà la possibilità di capire se il tutto è pronto o meno. Nel momento in cui siamo arrivati alla misura più o meno di un paio di centimetri, capiamo che è arrivato il momento di farla riposare. Facciamo riposare la cagliata per almeno 4 ore. Scende giù chiaramente sul fondo della polivalente e su resta soltanto ed esclusivamente il siero. Quindi la solidificazione della parte grassa del latte la troveremo giù e lasciata riposare sotto siero per almeno 4 ore. Passate le 4 ore, incominciamo a fare il primo saggio di filatura. Prendiamo dalla polivalente un po' di questa cagliata per macinarla, metterla in un cosiddetto coccio con acqua calda e facciamo la prova di filatura. Non facciamo altro che fare la stessissima cosa di una cottura della mozzarella che poi vedremo in seguito. Per avere una giusta filatura chiaramente deve allungarsi senza che questa stessa si spezzi. Nel momento in cui si allunga e diventa elastica, l'impasto è pronto per essere filato. Mettiamo fuori dalla polivalente la cagliata, la si mette su un tavolo ad asciugare per dargli la possibilità di drenare quel siero che c'ha ancora all'interno. Dopo una decina di minuti che l'abbiamo lasciata asciugare, cominciamo a tagliarla e a farla a fette.
in modo tale che riesce a mettere fuori tutto il siero che contiene. Dopo questa operazione siamo pronti per la filatura. Prendiamo dei pezzi di pasta più o meno sui 4-5 kg. Noi abbiamo una taglia cagliate che me la riduce in piccoli pezzi, in modo tale da poter avere una filatura ottimale. La versiamo in questo tino in acciaio e gli aggiungiamo dell'acqua a 95 gradi. Dopo appena 20 secondi di sosta in acqua calda, cominciamo a smuovere il tutto per cercare di farlo filare con delle operazioni molto delicate. Quindi lentamente si fa circolare l'impasto in modo tale da poter iniziare a farlo filare. Nel momento in cui abbiamo una filatura completa, togliamo l'acqua, riusciamo a far iniziare ad asciugare l'impasto e creare tipo un grosso impasto per le pizze, in modo tale da poter avere la possibilità di mozzarla a mano. Nel momento in cui l'impasto è pronto per essere filato, noi abbiamo due possibilità. Nel discorso industriale vengono usate queste grosse filatrici che non sono altro che grosse impastratrici che lavorano sempre a temperatura di 95 gradi con acqua bollente. O farla classica a mano con una filatura fatta da un operatore con l'aiuto chiaramente di un altro suo collega, dove possiamo ottenere chiaramente varie forme, perché con una pasta così calda e così filante possiamo dargli qualsiasi forma. Possiamo fare forme di trecce, forme di mozzarella da 1 chilo, mozzarella da 250 grammi fino a un minimo di 15-20 grammi. Dopodiché lo mettiamo in acqua fredda per cercare di fargli mantenere quella forma sferoidale che ha la mozzarella, per poi dopo passarla in salamoia. Con il fior di latte chiaramente noi abbiamo due possibilità di poterlo produrre. In maniera tradizionale usando una salamoia che è composta da acqua e sale. Chiaramente ogni sua azienda ha la sua salamoia perché è il segreto dell'azienda. Oppure si può lavorare usando il sale direttamente nell'impasto, cosa che noi facciamo chiaramente con gli impianti che abbiamo. Spero che questo video vi aiuti di più a capire e a gustare questo fantastico prodotto, un prodotto tipico delle nostre zone campane. Un saluto dal Parco Nazionale di Rocca Monfina, dall'azienda Sorì e da Gaetano Sorrentino. Ciao amici di Italia Squisita, sono Davide Civitiello e sono a Secondigliano, un quartiere di Napoli. Avete appena visto come si realizza una ottima mozzarella fior di latte in maniera professionale e industriale, ma senza perdere lo spirito artigianale. Ora vediamo se è possibile realizzare anche una mozzarella fior di latte a casa. Come tutti ben sapete, io sono un pizzaiolo e da moltissimi anni insieme ad Italia Squisita stiamo realizzando tantissime ricette di pizza fatte in casa, gli utilizzi del pomodoro e della mozzarella sulla pizza. Ancora di più oggi mi sta incuriosendo come fare una mozzarella fatta in casa. E per questo ho deciso di mettere io stesso le mani in pasta e accettare questa sfida. Prima di arrivare a un buon fior di latte ho avuto tantissime difficoltà e ho fatto soprattutto tantissime prove. In primis è proprio nel latte. Ho provato a fare la mozzarella con un latte comune, quello che troviamo, latte intero che troviamo nei vari supermercati e salumerie del proprio quartiere, ma in realtà il latte comune è molto filtrato e molto pulito, pastorizzato e privo di batteri. Per questo il latte da utilizzare per fare un buon fior di latte è un latte crudo, possibilmente preso in fattoria
Oltre agli ingredienti, quindi latte, caglio e fermenti, abbiamo bisogno del bilancino di precisione e un termometro, perché la temperatura per fare un ottimo fior di latte è fondamentale. Senza la temperatura tutto il processo non avviene. Iniziamo a fare il nostro fior di latte. Per prima cosa prendiamo la nostra pentola di acciaio e versiamo tutto il latte all'interno. Mettiamo il latte a bagnomaria. Mettendolo a bagnomaria siamo sicuri che la temperatura del nostro latte sale gradualmente. La temperatura adatta per far sì che il nostro prodotto cagli sono 38-39 gradi. Arrivato a 38 gradi versiamo prima i fermenti e dopo 2 minuti il caglio. Dopodiché possiamo togliere la pentola da bagnomaria e aspettare 2 ore. Come Gaetano vi spiegava nel video professionale, si usa un caglio proviene dallo stomaco del vitello. In questo caso reperirlo non è stato difficilissimo, l'ho trovato in farmacia, l'ho trovato in barattolino, l'importante è che sia per il caglio che per i fermenti vi attrezzate di un bilancino di precisione in modo da pesare realmente 1 millilitro, 2 millilitri, è molto importante questo, altrimenti poi la dose, la ricetta cambia. Mentre per i fermenti per mozzarella, siero innesto che cos'è? Non è altro che siero ottenuto dalla lavorazione del giorno precedente. Ma dato che a casa non facciamo mozzarella tutti i giorni, per far avvenire questo processo e far fermentare la mozzarella in maniera molto veloce, dobbiamo comprare dei fermenti per mozzarella, che anche in questo caso non è stato complicato reperirli. Li ho trovati su internet, sono fermenti per mozzarella. Normalmente quelli che troviamo in farmacia sono quelli da yogurt, ma non sono proprio la stessa cosa. Io l'ho ordinati su Amazon ed eccoli qui. Dopo 2 ore siamo pronti per fare la famosissima croce, quella che abbiamo visto precedentemente anche nel caseificio. Andiamo a vedere come si fa. Dopo 20 minuti siamo pronti per fare la rottura. Andremo a rompere questo caglio prima in pezzi più piccoli e poi ancora più piccoli. Ed ora aspettiamo 4 ore, lasciamo la nostra pasta sotto siero. Ed eccoci qua, pronti per fare la prova di filatura. Sono passate 4 ore, si sta facendo sera e noi siamo quasi pronti per fare la nostra mozzarella. Allora, abbiamo riscaldato un'acqua a 99-97 gradi, quindi la portiamo quasi a bollore, e abbiamo preso un pezzettino di pasta per fare una prova di filatura. Andiamo a versare un po' d'acqua sulla nostra pasta e con una cucchiarella come questa, oppure aspettiamo 20 secondi che si scioglie un attimino e andiamo a fare la prima prova. Se abbiamo bisogno di un altro po' d'acqua possiamo aggiungerlo, che la temperatura è molto importante. Vedete, più si riscalda più tende ad allungarsi e a filare, no? Ecco perché è la prova di filatura. Quindi siamo quasi pronti, la nostra pasta fila e siamo pronti per fare la mozzarella. Eccoli qua, vedete come fila? Siamo pronti per togliere la pasta dal siero, quindi separare, facciamo asciugare bene la pasta e poi andremo a filarla. Questo è il famoso siero innesto di cui parlavamo. Se domani dovessi fare di nuovo la mozzarella potrei usarlo al posto dei fermenti. Una volta separata la pasta dal siero, dobbiamo assicurarci che la pasta perda più liquido possibile. Quindi bisogna aspettare circa 30 minuti prima di rilavorarlo e poi mozzarlo. Dopo circa 30 minuti si è raffreddata la nostra pasta e andremo praticamente a metterlo su un tagliere, come vedete in questo caso, e andiamo a tagliarlo in pezzettini ancora più piccoli. Man mano che lo tagliamo lo mettiamo in un'altra pentola, quindi la tagliamo. Allora, abbiamo un'acqua a 97 gradi, la pasta già tagliata
e un'acqua a 4 gradi. Andiamo a provare, andiamo a filare, a mozzare la nostra mozzarella, quindi andiamo a mettere l'acqua calda sulla pasta. Come vedete, guardate, già inizia stendiamo bene tutta la pasta, eccola qua, e iniziamo a formare la nostra mozzarella. Andiamo a mozzarla mettendo sempre all'interno. Arrivato a questo punto, guardate che bella mozzarella, venite, guardate, andiamo a stringerla quasi per mozzarla, quindi tagliarla, mettiamo in acqua fredda, ecco qua, rompiamo la nostra mozzarella, ecco qua, in modo che si sarda sotto e abbiamo una bella mozzarella. Eccola qua, qualche secondo in acqua e questa è la mozzarella perfetta, vedete? Ed ecco qui la nostra pizza fatta in casa con la mozzarella fatta in casa. Come vedete, anche se ha avuto una cottura di 5-6 minuti, è rimasta bianca, non si è bruciata, ma soprattutto fila come la classica mozzarella che comprate normalmente. Ora avete visto come si fa una mozzarella in maniera professionale, ma soprattutto come si fa una mozzarella fatta in casa. Anche se non sono un casaro, anche questa volta ci ho messo il cuore. Ciao a tutti amici di Italia Squisita.